C'è un famoso detto che dice: a casa del violinista non parlar mai di corde. Bene, in questo video voglio proprio affrontare questo argomento. Tranquilli, non vi farò l'elenco di tutte le corde esistenti in commercio con le loro caratteristiche. Voglio darvi solo dei piccoli consigli per rendervi autonomi nella scelta delle corde più adatte alle vostre esigenze ed alle esigenze del vostro strumento. Questo perché ogni corda ha delle sue particolari caratteristiche che possono cambiare il tono, il volume, la reattività del violino. In più voglio raccontarvi delle corde realizzate con un materiale particolare, ovvero la seta del ragno. Per gran parte della storia degli strumenti a corda classici, i produttori hanno utilizzato per realizzare le corde degli strumenti gli intestini degli animali. Diciamo che prevalentemente era utilizzato il budello di pecora, quindi approfitto per sfatare anche questo mito dell'intestino del gatto, del budello di gatto. No, assolutamente no. A partire dal XVII secolo, per fare in modo che le corde gravi avessero una maggiore reattività, una risposta più veloce, si decise di avvolgerle con un filo metallico, il classico rivestimento in metallo che troviamo nelle corde attuali. Solo alla fine del XIX secolo sono state introdotte le corde in acciaio armonico, in origine solo il Mi e successivamente anche le altre corde. Questa tipologia di corde inizialmente non era ben vista ed è stata tenuta in scarsa considerazione per un bel po' di tempo. Pensate che fino al 1920 i violinisti di molte orchestre tedesche per contratto si impegnavano a non utilizzare le corde in metallo. Le corde in metallo si affermano quando per necessità iniziano ad essere usate dai grandi violinisti come Heifetz, Kreisler ed altri. Questo perché dopo la Prima Guerra Mondiale la scarsa reperibilità dei materiali per costruire delle corde di budello rese necessario l'utilizzo di queste corde. Finalmente nella seconda metà del XX secolo arrivano le corde costruite in materiale sintetico. La caratteristica di queste corde è che hanno un nucleo interno in nylon chiamato perlon. Ma concretamente vediamo un po' qual è la differenza tra questi tre tipi di corde. La caratteristica delle corde in budello è che hanno un tono caldo, una minore tensione e sono poco reattive. L'aspetto negativo è che impiegano diversi giorni per stabilizzarsi, alcune volte anche una settimana, e risentono molto dei cambi di temperatura. Io personalmente le sconsiglio a tutti i principianti. Questa tipologia di corde è utilizzata dai musicisti che suonano in stile barocco e vogliono un suono più caldo e tradizionale. Le corde in metallo presentano alcuni vantaggi rispetto a quelle in budello. Prima di tutto mantengono bene l'accordatura, non risentono dei cambi di temperatura, sono abbastanza resistenti ed economiche ed è proprio per questo motivo che vengono montate sugli strumenti per studenti. Queste corde hanno un'anima in acciaio e si caratterizzano per il loro suono brillante. Infine abbiamo le corde sintetiche che hanno un nucleo che non è né metallo e né budello. Esistono diversi materiali con cui vengono realizzate. Il nucleo interno è costituito da nylon definito perlon. L'aspetto positivo è che queste corde si avvicinano molto al budello, hanno un tono caldo e sono più morbide rispetto all'acciaio. Un altro vantaggio è che rimangono intonate più facilmente e si stabilizzano in pochi giorni anziché settimane. Attualmente possiamo dire che sono le corde più popolari tra i musicisti. Le corde per violino a disposizione sul mercato sono veramente tante. Ciò che guida il musicista in questa vasta offerta di prezzi e di materiali è il proprio gusto personale, che spesso lo porta ad esplorare nuove soluzioni per ottenere il suono ideale. Però a complicare la situazione va considerato che ogni tipo di corda ha una resa che varia a seconda del violino e a seconda dell'archetto utilizzato. Inoltre chi suona deve fare i conti con la proiezione del suono, perché spesso ciò che viene percepito dall'ascoltatore non corrisponde a quello percepito dall'esecutore. Alcuni grandi musicisti del passato e molti musicisti attuali preferiscono non montare 4 corde della stessa marca, ma fanno delle combinazioni
personali per far fronte alle proprie esigenze. Lascio in descrizione sotto il video un link che vi permetterà di vedere i diversi tipi di combinazioni utilizzate dai violinisti del passato e dai violinisti attuali. Ora voglio parlarvi di una cosa molto particolare. Il professor Osaki della facoltà di medicina della città di Nara, che si trova a sud del Giappone, si definisce un pessimo violinista, ma è un virtuoso nel estrarre i fili dalle tele dei ragni ed utilizzarli in modo molto innovativo. Ebbene, è riuscito ad ottenere una seta sufficientemente omogenea e resistente, pensate un po', per farne delle corde del violino. Dice che il suono è molto più dolce rispetto alle corde attuali. Io personalmente non ho mai avuto il piacere di provarle, anzi vi invito a farmi sapere se qualcuno di voi riesce a recuperare questo tipo di corde. Da millenni la seta del ragno è conosciuta per la sua resistenza, ma poco utilizzata a causa della sua scarsa reperibilità. Diciamo che i ragni difficilmente si prestano a collaborare con l'essere umano, a meno che non abbiamo a che fare con l'uomo ragno. Dopo 35 anni di sperimentazioni, il professor Osaki ha dichiarato al quotidiano The Japan Times che riesce finalmente a comunicare e convincere gli arachnidi a produrre dei fili più lunghi, semplicemente dandogli dei piccoli colpetti con un bastoncino di legno. Formidabile! Mi auguro che le vostre idee ora siano un po' più chiare e che possiate fare la scelta più saggia nell'acquisto delle corde per il vostro violino. Come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale e lasciare un like e come sempre rilassatevi e divertitevi con la musica.